Ciao a tutti! Oggi parleremo di alcune funzionalità dell'iPhone e curiosità sul mondo Apple. L'iPhone è in grado di cambiare volto ogni anno, grazie all'aggiornamento del sistema operativo pensato su misura da Apple per i suoi smartphone. Ma al di là delle solite app o dei soliti comandi che usiamo tutti i giorni, quanto a fondo conosciamo le funzionalità del telefono? In 15 anni di storia, gli iPhone hanno fatto enormi progressi con una miriade di capacità spesso poco pubblicizzate, perfino da Apple. Nascondi le app che non usi senza eliminarle. Non ci vuole molto ad accumulare così tante app da rendere difficile l'organizzazione della pagina home. Se alcune app le usi raramente o non vuoi eliminarle del tutto, puoi sempre nasconderle dalla vista e lasciarle nella libreria app, l'ultima schermata che troviamo facendo swipe verso destra. Questo è un buon modo anche per ripulire la schermata principale dalle app superflue che Apple stesso non vuol farti cancellare del tutto. È sufficiente toccare e tenere premuta l'icona dell'app finché non viene visualizzato il menu a comparsa e premere su Rimuovi app. Poi, invece di toccare Elimina, scegli Rimuovi dalla schermata principale. Curiosità. Secondo uno studio di Locket su 150.000 utenti, in media durante le ore di punta ciascuno di noi controlla il telefono 9 volte ogni ora. Considerando le ore di inattività e quelle in cui controlliamo il telefono di meno, in media fanno 110 volte al giorno. Gli orari in cui siamo più attivi nel controllo delle notifiche è tra le 5 e le 8 di sera e lo siamo meno, comprensibilmente, tra le 3 e le 5 del mattino. Sapevate che possiamo utilizzare il telefono come una lente di ingrandimento? Attivare questa funzione è semplice. Bisogna andare su Impostazioni e quindi su Accessibilità. E ancora, lente di ingrandimento. Una volta attivata, ogni volta che ne avremo bisogno, basterà premere 3 volte il tasto laterale o il tasto Home per i modelli che lo hanno per utilizzare la funzione lente. Ricordiamo che è disponibile su iOS 10.0 e successivi. Vi siete mai chiesti quanto costa ricaricare le batterie di uno smartphone? Uno studio del Lawrence Berkeley National Laboratory del 2012 spiega che la spesa per ricaricare uno smartphone nel corso di un anno ammonterebbe a circa $5,30, ma il costo dell'energia negli USA è leggermente inferiore rispetto all'Italia. Fatte le proporzioni, si può stabilire che in Italia ricaricare uno smartphone nel corso di un anno costa in media 6,5 euro di elettricità. Curiosità da record. Nel 2015, durante il primo weekend di lancio, sono stati venduti la bellezza di 13 milioni di iPhone 6S, ma il melafonino ne ha di strada da fare per battere il record di vendite del Nokia 1100. Questo telefono è stato lanciato nel 2003 ed è rimasto in produzione fino al 2009, con la bellezza di 250 milioni di unità vendute. Esiste la possibilità di far virare i colori dello schermo del nostro iPhone su tonalità più calde e rilassanti, in modo che, soprattutto nelle ore serali, la vista venga affaticata meno. La funzione si chiama Night Shift ed è disponibile su iOS 9.3 e successivi. Può essere attivata andando su Impostazioni, Schermo e luminosità e quindi Night Shift. Anche in questo caso possiamo scegliere se attivarla manualmente oppure se programmarla a orari stabiliti. Tramite il centro di controllo possiamo attivarla rapidamente. Sapevate che il nostro iPhone può leggere le schermate? Questa funzione è comoda in tutte quelle situazioni in cui non è possibile guardare lo schermo, ad esempio mentre guidiamo, oppure se abbiamo qualche problemino di vista. La possiamo trovare su iOS 8.0 e successivi e si può attivare andando su Impostazioni, Accessibilità, Contenuto letto ad alta voce e quindi selezionare Leggi schermo. È possibile regolare anche la velocità di lettura. In qualsiasi schermata a questo punto basterà scorrere con 2 dita dall'alto verso il basso per attivarla. Torniamo alle curiosità.
Vi siete mai chiesti perché sulle pubblicità dell'iPhone compare sempre l'orario delle 9:41? È presto detto. Perché durante la prima presentazione tenutasi in California il 9 gennaio del 2007, Steve Jobs iniziò a parlare dell'iPhone proprio alle 9:41. Utilizzare facilmente il telefono con una sola mano è possibile. Questa funzione è disponibile su iPhone 6 e successivi, con relative versioni Plus. Permette di modificare la schermata in modo che il telefono sia utilizzabile anche con una mano sola. Con gli iPhone privi di tasto Home è sufficiente poggiare il dito sulla parte inferiore dello schermo e trascinarlo verso il basso. Con gli iPhone dotati di tasto Home bisogna invece fare un doppio tap, un tocco leggero sul tasto. La schermata scorrerà verso il basso, così da consentire di raggiungere le parti alte dello schermo anche con il pollice della mano con cui stiamo impugnando il telefono. Un'ultima curiosità. È possibile acquistare una casa dando come acconto gli smartphone? Sembrerebbe proprio di sì. In Cina, una ragazza ha dato l'anticipo per la nuova casa con 20 iPhone 7.